Oggi siamo qui con il distillatore da 90 litri per produrre oli essenziali, distillatore Herbomec. La capacità e il volume di 90 litri consente di distillare sino a 20 kg di piante fresche. Si può distillare anche un quantitativo minore, però ecco, come volume massimo per distillazione è circa 90 litri. Ora vedremo tutte le parti che lo compongono e come effettuarne l'assemblaggio. Abbiamo il suo coperchio che verrà fissato con i suoi pomelli. Intanto rimuoviamo il coperchio e andremo a porre al suo interno le due griglie. Questa è la griglia che viene definita appunto griglia di fondo, che determina il volume di acqua che metteremo al suo interno. Metteremo acqua fino allo sfioramento della griglia, che poi andremo a riscaldare con una piastra induzione, una piastra elettrica o un fornello gas. Quello è la fonte energetica che preferiamo. Le piante fresche sopra e successivamente questa griglia, che viene definita la griglia superiore, che mi aiuta a mantenere le piante al suo interno nel caso che io vada a riempire il volume in toto. Fatto questo, mettiamo il suo coperchio. Il coperchio è dotato di guarnizione per rendere completamente ermetico il passaggio del vapore tra la caldaia e la parte successiva. Poniamo sopra il coperchio il tubo di convogliamento di vapore che andremo a fissare con il suo morsetto e la guarnizione. Allora, prima cosa da fare, mettiamo la guarnizione, il nostro morsetto di chiusura, andiamo ad avvitare piano piano. Qui è opportuno fare una breve, come dire, una tenuta abbastanza morbida, senza particolari pressione, anche perché dobbiamo solo far fluire il vapore. Fatto questo, andiamo a montare la parte del condensatore. Il condensatore, come vedete, ha un'asta che sarà posizionata verso l'esterno, ha dei portagomma che servono per far passare l'acqua di raffreddamento. Nella parte terminale andiamo a montare questo piccolo convogliatore del condensato, sempre con la sua guarnizione e il suo morsetto. L'orientamento è verso il basso in modo tale che tutto fluisca all'esterno. Il suo morsettino, io consiglio sempre di montarlo in questa fase qua, in modo tale che diventa più semplice anziché montarlo successivamente. Fase successiva, montiamo il nostro condensatore al tubo di convogliamento del vapore. Quindi qua posizioniamo prima la guarnizione su questa fase qua, ci prepariamo il morsetto, ci avviciniamo e poi con il morsetto dall'alto lo facciamo calare. Facciamo una leggera pressione in modo tale che sia supportato anche il nostro morsetto, il nostro condensatore. Adesso ecco, fissiamo bene appunto il morsetto che tenga unito la fase del condensatore con il tubo del convogliamento vapore. Possiamo già chiudere i nostri pomelli di fissaggio del coperchio. Uno ad uno. Bene, andremo a montare il termometro che mi indica la temperatura all'interno della caldaia. È sufficiente avvitarlo in questo raccordo. Poi lo posizioneremo in modo tale che la lettura sia nella direzione da noi prescelta. Ora va montata l'asta di supporto per il vaso fiorentino. Quindi qui abbiamo l'asta di supporto con il suo morsetto che andremo a posizionare in questa fase qua. Fissiamo il morsetto, fissiamo l'asta, posizionate l'asta con il morsetto di apertura della pinza nella direzione a voi più consona.
apriamo la pinza al massimo e andiamo a prendere il nostro vaso fiorentino. Questo è un vaso fiorentino perché ci permette di fare il ritorno in caldaia, come vedremo, dell'acqua aromatica, oppure la possiamo prelevare, decidiamo noi insomma quello che preferiamo. E sotto c'è il rubinetto che mi consente di fare lo scarico, quindi questo lo posizioniamo all'interno della nostra pinza. L'altezza della pinza poi va registrata, quindi la sposterò più verso il basso, più verso l'esterno, fino a centrarmi sull'uscita del vapore, più che del vapore, del condensato. Non serve fare una tenuta estrema, l'importante è che garantire che la pinza mantenga appunto il nostro vaso fiorentino al suo interno. Detto questo, da qui si effettuerà al termine della distillazione il condensato, che conterrà anche l'olio essenziale. L'olio essenziale appunto si posizionerà all'altezza del ritorno in caldaia, del sifone che fa questo vaso fiorentino, e quindi lo vedremo più o meno a questa altezza qua. Come dicevo, al termine della distillazione facciamo fuoriuscire l'acqua aromatica, che è la parte di fondo perché è più pesante, fino a quando andremo ad ottenere poi l'olio essenziale per ultimo. Abbiamo anche un altro rubinetto nel caso che vogliamo fare il ritorno in caldaia dell'acqua aromatica. Qui c'è il suo raccordo, va fissato in questa fase qua. Io lo posso lasciare sempre montato, tanto attraverso questo rubinetto andrò a decidere se mantenere chiuso il rubinetto o aperto. Nel caso che sia aperto, con questo tubicino, che è un tubicino in silicone, non andrò altro che a raccordare questa parte qua con l'uscita del vaso fiorentino. Magari lo ruoto così vedete bene quello che vi ho anticipato verbalmente. Eccolo qua, questo passa più in alto, così l'acqua aromatica in eccesso, quando arriverà a questo livello qua, rientrerà in caldaia. L'acqua aromatica è anche un prodotto che posso utilizzare, quindi me la posso portare fuori. Dipende insomma da quelle che sono le esigenze. Qui abbiamo il nostro tappo di sicurezza che viene messo sopra il coperchio, va a chiudere e evitare che ci sia sovrappressione, in quel caso lì si toglie. Il circuito è un circuito aperto, quindi è difficile che arriviamo a questo. Nella fornitura dell'apparecchiatura sono inclusi anche dei metri di tubo che vengono utilizzati per il raffreddamento, sono circa 5 metri, ognuno va a tagliarlo a misura, è un tubo commerciale che trovate tranquillamente al Bricome. Il raffreddamento viene fatto in controcorrente, quindi l'acqua fredda entra qui e fuoriesce da qui. Potete fare circolare anche la stessa acqua, se avete magari un pozzo, se avete qualcosa, è un'acqua che si riscalda leggermente, quindi non viene contaminata con il processo di distillazione. Oltre a questo sono inclusi anche una serie di raccordi che aiutano a connettere, diciamo, il circuito di raffreddamento, quindi quel tubicino lì, con il vostro impianto. Quindi qua abbiamo il classico raccordo, mi viene da dire, per giardino, poi qua ci sono tutte le sue riduzioni, abbiamo altri tappi, altre riduzioni, proprio per semplificare quella fase di connessione del circuito di raffreddamento. Qui c'è la sua guarnizione che fa sempre parte dei raccordi, e oltre a questo c'è un set da 5 boccette da 10 ml per porre diciamo, la vostra prima distillata. Bene, questo è tutto. Se avete domande e curiosità scrivete pure sul nostro canale e sarà nostro piacere potervi rispondere. Grazie.